In questa sprint race è successo davvero di tutto, ma dobbiamo andare a analizzare ogni punto in questo video. Come sempre Verstappen alla fine è riuscito a vincere anche questa sprint race, nonostante avendo effettuato il pit stop il secondo giro dopo la ripartenza con rolling start, ovvero sotto safety car a causa delle condizioni della pista, ha perso un po' di tempo nel pit stop rispetto a Piastri che si è fermato un giro prima, subito appena ripartita la gara, ed è riuscito quindi a prendersi la leadership della sprint race. Nonostante ciò, Verstappen si è messo lì, ha fatto il suo passo, era comunque superiore e si è ripreso con un bel sorpasso dopo lo Rouge la posizione e la leadership della gara. Verstappen ha fatto una gara come sempre ottima grazie anche alla RB19. Secondo me il vero MVP di giornata rimane Piastri, sia per quello che ha fatto nella sprint shootout ma anche per quello che ha fatto nella sprint race, perché comunque ha cercato di difendersi, ha portato a casa un'ottima seconda posizione con un ottimo ritmo, distaccandosi anche da quelli dietro, e ormai da un po' di sessioni che Piastri riesce a fare anche meglio di Norris. Il pilota australiano lo conosciamo anche dalle categorie minori, è un fenomeno, un grandissimo talento, quindi non ci stupisce vederlo così forte anche in Formula 1, però sicuramente dobbiamo ricordare sempre che è un rookie e quindi alcune cose non sono scontate. Ottimo anche il podio di Gasly con la difesa su Hamilton, l'Alpine in generale da sorpassare non è mai facile ed è riuscito a fare un'ottima gara. Ma prima di andare a commentare tutto nel dettaglio voglio fare un piccolo incipit su Ferrari. Come ho detto anche ieri, attenzione, Ferrari ha fatto bene nelle qualifiche sul giro singolo, ma rimane sempre l'incognita del passo gara, e quando Ferrari performa così bene in qualifica di solito vuol dire che ha un setup troppo aggressivo e va a consumare tanto le ruote posteriori e accentuare quindi il degrado delle gomme, come è successo anche oggi in queste condizioni miste. Questo comportamento l'abbiamo visto soprattutto su Leclerc, che ha una guida più sovrasterzante, che va a stressare di più il posteriore rispetto a Sainz, ma i limiti della SF23 rimangono visibili a tutti. Detto questo, andiamo più nel dettaglio dell'analisi, ma prima vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni giorno vi raccontiamo tutte le notizie della Formula 1 e nello specifico su Ferrari. Io sono Rastro e oggi andiamo a analizzare nel dettaglio la sprint race del Belgio. La partenza inizialmente è stata posticipata, poi le macchine hanno fatto diversi giri sotto safety car per valutare le condizioni della pista. Sappiamo che dopo quello che è successo a Dylan O'Vanhoff e la gara che non si è mai disputata nel 2021 in Formula 1 in Belgio, sono molto attenti a valutare le condizioni a Spa, anche perché al di là dell'acquaplaning il problema più grande è la visibilità con queste vetture a effetto suolo, come abbiamo detto più volte. Per questo, dopo vari giri sotto safety car, i giri rimasti erano 11 totali, che in una pista come Spa, dove un giro dura davvero tanto, essendo la pista lunga circa 7 km e sul bagnato si gira circa sui 2 minuti, un giro dura davvero tanto. Però al di là di questo mi aspettavo una gara un po' più lunga. Comunque abbiamo visto solamente 11 giri, tra cui alcuni anche sotto safety car, a causa dell'errore che ha commesso Alonso a Pouhon, andando leggermente più largo, toccando il cordolo e andando in ghiaia. Errore che da un 2 volte campione del mondo con tanta esperienza come lui non mi aspettavo. Però è vero che queste condizioni sono molto tricky e portano i piloti al limite, andando anche oltre. Detto questo, Verstappen ha fatto una gara perfetta per lui, come sempre, ormai lo diciamo e lo ridiciamo. Ha passato Piastri con facilità dopo la ripartenza, alla fine del regime di safety car, e abbiamo visto ancora una volta la superiorità di Max e di Red Bull, a discapito di un Perez che invece è stato centrato da Hamilton, e dopo andremo a vedere anche le responsabilità del pilota inglese. Si è fatto bene la FIA a dare quella penalità a Lewis di 5 secondi. Fatto sta che Perez è entrato in contatto con Hamilton, ha danneggiato le pance e dopo ha ricevuto vari sorpassi perché aveva la macchina danneggiata, in particolare la zona delle pance con un buco nella scocca, e dopo è stato costretto al ritiro. Quindi ancora una volta due facce della stessa medaglia, però opposte. La cosa che però mi chiedo di questa sprint race è come la FIA ha giudicato il casino che abbiamo visto in pit lane, a causa di tutti i piloti che sono rientrati per passare da una gomma full wet a una gomma intermedia, e ha imposto ai piloti di partire con la gomma da full wet quando le condizioni erano visibilmente da intermedia. Quindi la FIA ha creato una situazione più pericolosa ai box da quanto si poteva fare partendo con gara da intermedia. Le full wet sono state davvero inutili in questa sprint race, hanno creato una situazione ancora più pericolosa. Un aspetto da considerare sicuramente è che Ferrari ha subito un timing molto sfortunato per quanto riguarda le soste ai box il primo giro dopo la ripartenza all'inizio della sprint race, perché fermandosi ai box hanno perso tempo a causa del traffico. Leclerc ha addirittura rischiato un unsafe release, e quindi non mi è piaciuta questa scelta della federazione di imporre a tutti i team di metterla full wet e di partire dopo 5 giri sotto safety car con rolling start, perché si
sono viste poi delle conseguenze molto pericolose, che non hanno dato esiti negativi a sto giro, però potevano. E abbiamo visto che le macchine sono fermate in quest'ordine: 10 macchine sono fermate il primo giro e le altre 10 il giro dopo, per evitare di perdere tempo. Però anche lì sia il pit stop di Sainz che quelli di Leclerc sono stati lenti, e per questo hanno perso delle posizioni importanti poi sulla gara. Ma non è stato l'unico limite di Ferrari. Infatti abbiamo detto anche ieri attenzione al passo gara, che sarà un'incognita importante. Abbiamo detto che McLaren poteva andare forte su questo in condizioni a bagnato, come ha dimostrato alla fine oggi con Piastri soprattutto, ma anche Mercedes non è stata da meno. E l'unico top team che ha faticato tanto sulla gestione delle gomme posteriori è stato ancora una volta Ferrari. Questo va sottolineato a rigor di cronaca. Come detto anche prima, Alonso è stato costretto al ritiro a causa dell'errore nel tentativo di passare Hülkenberg, che l'ha portato a Puon a sbagliare e andare in ghiaia. Questo ha provocato la safety car. Abbiamo visto Sargent che ha commesso un errore in ingresso della pit lane, entrando troppo veloce e non rispettando il pit limiter, e ciò gli ha comportato 5 secondi di penalità. E infine abbiamo visto la bagarre di Hamilton e Perez. Hamilton, nel tentativo di passare Perez, è andato a toccare la pancia della macchina del pilota messicano, provocando un buco sulla macchina. Questa mossa è stata reputata dagli steward come pericolosa, per questo gli ha dato 5 secondi di penalità. Però io mi chiedo, ok, va bene, è stata una manovra un po' al limite, però è un contatto di gara, sono in battaglia, Perez non è che lascia tutto questo spazio a Hamilton, e secondo me non c'è una colpa da parte di Hamilton in questa situazione. E mi sembra che questa penalità sia stata data più per le conseguenze che ha ricevuto Perez, che è stato costretto poi al ritiro, che per il contatto in sé. Perché immaginatevi se ci fosse stato lo stesso contatto tra Hamilton e Perez senza conseguenze per il pilota messicano, secondo me non avrebbero dato i 5 secondi di penalità a Hamilton. Sappiamo che ogni singola penalità va data per l'atto in sé e non per le conseguenze che genera, e quindi questa mossa da parte della FIA non mi è piaciuta, che tende sempre a difendere i piloti Red Bull a discapito di tutti gli altri piloti in griglia che vengono penalizzati maggiormente in situazioni dove non bisogna penalizzare. Sono piloti, dobbiamo lasciarli correre al limite. E questo è il divertimento che vediamo anche noi da fuori. Se ogni minimo contatto un pilota deve essere sanzionato, poi non va più a rischiare quel tanto che basta per creare anche spettacoli in pista, e cerca sempre la manovra più sicura e meno spettacolare, provando a sorpassare sempre in zona DRS quando è consentito. Hamilton con questa penalità di 5 secondi è scalato dalla quarta posizione alla settima, essendo molto fortunato a capitare davanti ai suoi compagni di squadra, e questo è un po' il quadro generale che abbiamo visto in questa sprint race. Sono rimasto deluso dalle performance di Ferrari, perché mi aspettavo qualcosina in più sul passo gara, invece si vedeva chiaramente che Hamilton e Piastri a sto giro ne avevano di più rispetto invece a Sainz e Leclerc. Però Norris è rimasto dietro a Leclerc per tutto il tempo, ne aveva di più per passarlo. Poi senza DRS in condizione a bagnato è difficile andare a rischiare quel tanto in più fuori traiettoria per sorpassare, devi essere nettamente più forte. Tutti questi fattori dobbiamo tenerli in considerazione per la gara di domani, dove se c'è un meteo un pochino più caldo vedremo un'usura delle gomme molto elevata, e Ferrari in una gara di 44 giri subirà sicuramente il degrado delle gomme nei confronti di McLaren e Mercedes. Se vogliamo, su McLaren ha il vantaggio che soffre molto di drag e Ferrari è più scarica come anche Mercedes e potrebbe magari provare a sorpassare in pista, ma se la gestione non è buona, anche se tu hai più velocità sul dritto, chi gestisce meglio la gomma ha la meglio. Per questo per la gara di domani il mio pronostico è il seguente: vi dico Verstappen, Perez, Hamilton. Ovviamente ho sempre la speranza che Ferrari possa fare bene, però vedendo il passo gara di oggi sono preoccupato, nonostante Leclerc partirà in prima posizione. Ricordo che Verstappen partirà sesto, però vedendo il passo gara di oggi, la differenza che fa Red Bull nella gestione delle gomme, lo vedo comunque dato per vincente. Sono curioso di leggere tutti i vostri pronostici nei commenti. Qui da Astro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.